benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti anche ad un nuovo video dedicato ai prodotti preferiti del mese, l'immancabile appuntamento su questi schermi. Prima di cominciare però una breve menzione al fatto che sì, ho tagliato i capelli. Tra l'altro è stata una decisione così improvvisa, subitanea, ero andata dal parrucchiere con l'idea di rifare la tinta e spuntarli un po', mentre spuntava poi così, ma magari sali un pochino, dai, ma ancora un po', ma ancora un po'. E poi mi sono fermata perché se no a un certo punto, soldato Jane, devo dire sono contenta, ce n'era di bisogno, nuova stagione, nuovo look, capello corto così un po' anni 40. Bene, fatta questa doverosa premessa, doverosa per chi non si sa, veniamo al video di oggi. Come al solito sono pronta a parlarvi di tutto ciò che ho amato nel corso del mese appena trascorso, suddividendo i prodotti in categoria per rendere il tutto più agevole e più fruibile e siccome sono in questa fase un po' di friccicore, ho deciso di partire con una nuova categoria, la categoria del cibo. Così. Ebbene sì, tutta una categoria dedicata al cibo. Voi direte addirittura, e come mai? In realtà mi capita o mi è capitato di tanto in tanto di inserire nella categoria dei vari di questi video prodotti mangerecci, ma nel corso dell'ultimo mese ne ho scoperti 2 o 3, più 3 che 2, di particolarmente interessanti e sfiziosi e mi sono detta, ma perché non condividerli con voi? In fondo vi parlo degli abiti che ho amato, di trucco, di cura della pelle, di accessori, ma parliamo anche di cose di spessore, parliamo anche di cose da mangiare. E quindi benvenuti a questa nuova categoria, categoria cibo. Primo prodotto preferito, sembra un po' ok il prezzo giusto. Nella vetrina numero 1, pancake già pronti. Mamma mia che referenza anni 90. Pancake già pronti, li trovate nella corsia merendine del supermercato. Questi sono della Pasquier, che credo così dai colori, sì, è una marca francese. Ora, piccola premessa, sono una grande amante dei pancake e va anche detto che in realtà preparare i pancake in casa non è così complicato e laborioso. Però il tempo che normalmente io ho a disposizione per la colazione è pari a quello di un pit stop cambio gomme in Formula 1, proprio via. Quindi nel momento in cui, transitando nella sezione merendine, ho addocchiato i signorini qui presenti, ho detto fammi provare, perché il pancake a colazione per me è subito così un po' sinonimo di coccola e perché no, una volta ogni tanto, anche in settimana, una bella colazione col pancake. Devo dire, sono una discreta alternativa al pancake fatto in casa. Dico discreta perché ovviamente gli manca la leggerezza, la morbidezza di un pancake appena fatto, ma in mancanza di tempo, di voglia, eccetera, eccetera, io vi consiglio di provarli. Piccolo suggerimento a lato, li passate un minuto ma anche meno al microonde, che siano tiepidini, un filo di sciroppo d'acero che comprerete in abbinata se non ce l'avete sopra, se volete proprio darvi così alla pazza gioia, un po' di frutta fresca. A me sa subito di coccola. Provateli, mi farete sapere cosa ne pensate. Io ne ho provati anche di un'altra marca che ho preso al di più, che appunto ha queste marche mai sentite, ma tra l'altro anche questa non l'avevo mai sentita. Quello del di più era nel reparto frigo, quindi un po' più fresco e con una scadenza breve, rispettabile anche quello. Provate e mi direte. Secondo preferito per la categoria cibo, passiamo dal dolce al salato, le sfoglie della Tuc. Pazza per le sfoglie della Tuc, danno anche una leggerissima dipendenza. Attenzione, io ve l'ho detto, poi non mi metto le mani avanti. Le ho scoperte per caso, le ha comprate mio marito così, ma proviamole. Ne ho mangiata una, ho finito il pacchetto. Grande autocontrollo come di consueto. Devo dire, allora, in realtà i Tuc classici a me non piacciono perché hanno quel gusto dolce salato strano che questi invece addio proprio, perché sono con erbe aromatiche e olio extravergine di oliva, croccantini, salatini, un po' un incrocio tra un cracker e un salatino per l'appunto,
addio, ne mangio uno, finisco il pacchetto, leggerini, saporitini, con l'hummus, la morte loro. Se non li avete ancora provati e siete così alla ricerca di uno snack veloce, magari per un aperitivo in casa, io a volte lo faccio, sprizzino, sfoglie della Tuc, tutta vita. E poi last but not least, l'ultimo preferito per la categoria cibo, latte di mandorla. Ho scoperto di essere leggermente intollerante al latte e al lattosio, perché invecchiando uno scopre le cose più strane ed improbabili. Cioè sto sviluppando delle allergie a robe che prima non mi facevano un plissé. Cioè da ragazza bevevo latte e menta, le bicchierate, così adesso. E quindi sono passata al latte di mandorla. Ne ho provati diversi. Il mio preferito, così, ho pensato di dirvelo, Adez. O in alternativa alce nero, che è anche bio, insomma quella roba lì. Questo però mi piace perché è un latte di mandorla saporito, cremoso, non troppo liquido, perché col latte di mandorla è un attimo che sembra acqua di mandorla, che quando la metti nel caffè. Questo invece ve lo consiglio per tutti quelli che come me hanno scoperto di non poter bere il latte quanto avrebbero voluto e hanno cercato un'alternativa. E questo conclude la nuova categoria del cibo. Passiamo adesso alla prossima categoria, che è quella degli abiti. La categoria abiti per il mese di settembre non è particolarmente popolosa. In realtà ho fatto shopping di recente, ma più che altro in vista dell'autunno-inverno. Si tratta per lo più di capi che non ho ancora indossato e tra l'altro sto pensando di girare un video autunnale, quindi se siete curiosi di vedere il frutto del mio shopping, stay tuned, come dicono quelle fighe, tenete gli occhietti aperti perché prossimamente su questi schermi haul autunnale. Per quel che riguarda il mese di settembre invece ho due preferiti, uno è una new entry, un capo appena acquistato del quale mi sono già follemente innamorata, l'altro è una riscoperta e partirei dalla riscoperta perché a inizio estate su ASOS avevo acquistato il vestito che mi vedete indosso proprio in questo momento. Mi sono innamorata del colore, questo blu elettrico, tra l'altro non sono ancora pronta ad abbandonarmi mollemente ai colori autunnali, ho ancora voglia e necessità di colori accesi, di vivacità, di colori vibranti e vogliamo parlare della bellezza di questo blu elettrico? Io pazza per questo colore, tra l'altro non l'ho mai messo pur avendolo acquistato a inizio estate perché comunque ha un peso, il tessuto da mezza stagione e in più questo colletto rialzato lo rendeva un po' troppo caldo per l'estate che abbiamo avuto quest'anno, un'estate nella quale si sudava anche solo a star fermi, quindi mi è capitato più volte nel corso dei mesi da quando l'ho acquistato di provare a indossarlo e pensare gna faccio. Poi è giunto settembre col suo freschino e l'ho riprovato ed era semplicemente perfetto. Tra l'altro credo che con un paio di collan coprenti e un cardigan di quelli belli caldi potrò continuare ad indossarlo anche fino ad autunno inoltrato. Io la butto lì. Mi piace tantissimo il taglio perché ha questo taglio appunto che mette in evidenza la vita con la gonna svasata, l'allacciatura sulla schiena, la sua cinturina nello stesso materiale, c'ha pure le tasche, la bellezza, colore pazzesco, taglio fighissimo, materiale da mezza stagione. Io ve lo dico, fino a 2 giorni fa era ancora disponibile sul sito di ASOS eppure in saldo. Se vi piace non fatevelo scappare, spero che lo sia ancora disponibile a tutt'oggi. Se volete saperne di più, come al solito vi ricordo che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti con i link per conoscere i prezzi, i materiali ed eventualmente comprare quello che vi aggrada. Vi ricordo come ogni santissima volta, disclaimer, nessuno mi paga per mostrarvi i prodotti in questione, tutte le opinioni sono mie e ogni cosa è stata acquistata con i miei soldi, chiusa parentesi, chiuso il disclaimer. Dove trovate il link al mio post dedicato? Ma amici cari, come di consueto nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia testa. E con questo chiudiamo il momento info e tavoli. Secondo preferito è una new entry ed è questo cappottino verde smeraldo. Vogliamo parlare del cappottino verde smeraldo?
pazza. Ora l'ho acquistato da Umana Vintage, non so se conoscete questi negozi che appunto propongono capi vintage di seconda mano a prezzi super abbordabili. Ogni volta che vado a Torino faccio un giro da Umana a sbirciare. Questa volta in vetrina ho visto il cappottino, ho pensato lo amo, lo amo, lo amo, non mi andrà mai. In realtà non lo chiudo ma mi entra, che è sempre un po' non lo chiudo ma mi entra la storia della mia vita. Colore spettacolare, bottoncini dorati, che posso dire, ha un peso da mezza stagione, quindi perfetto per questo inizio d'autunno, e ancora una volta il mio bisogno di colori vivaci è stato soddisfatto. Quanto l'ho pagato? Non ricordo, ho già tolto il cartellino ovviamente, poco comunque, una roba tipo tra i 20 e i 30 euro. Se vi capita fate un giro da Umana perché ne vale sempre, sempre, sempre la pena. E questo chiude la categoria abiti. Passiamo adesso alla prossima categoria, accessori. Ma sì, restiamo in tema, accessori. Per la categoria degli accessori quest'oggi vi propongo un paio di scarpe e degli accessori per capelli, un po' così le due estremità del corpo. Partirei dalle scarpe perché uno, le ho amate follemente a prima vista, proprio occhi a cuore, e due, perché mi danno l'opportunità di darvi una notizia che mi ha riempito di gioia, ovvero che il sito americano ModCloth è di nuovo disponibile per gli acquisti anche dall'Europa. Ora, quelli di voi che guardano i miei video da anni ricorderanno che ModCloth è stato il mio sito di riferimento per tantissimo tempo. Per tutti gli altri che invece non sono così addentro, ModCloth è un sito americano che propone una selezione di abiti molto particolari, un po' fuori dagli schemi, tutti con un vibe leggermente retro, taglie assolutamente inclusive, da quelle molto piccole a quelle molto grandi, il che significa che anche quando si ha qualche chilo di troppo, su ModCloth riusciamo a trovare cose carine e particolari, che non è così semplice per chi come noi è portatore sano di chiappe e culo imponente, così, non saprei come altro definirci. Ma veniamo alle scarpe. Concludo solo dicendo che chiaramente non appena ho visto che il sito era di nuovo disponibile per gli acquisti dall'Europa, ho piazzato su un ordine che mollami proprio, ma la maggior parte dei miei acquisti ve li mostrerò nel famoso video autunnale, sempre teaser. Le scarpe invece ve le mostro subito perché sono pazza di loro, e sto parlando di queste signorinelle favolose, basse, con forma leggermente a punta, ma comode, perché io ho discreti problemi con le scarpe in generale. Queste comodissime, in vellutino, con un adorabile fiocco qui sul davanti, l'accetto al calcagno, sul tallone, non so come si dice, basse, bellissime, le amo alla follia. Secondo me hanno anche un vibe leggermente Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, poi magari sono solo io. Da quando le ho acquistate, mi sono arrivate circa una settimana fa, le ho indossate ogni volta in cui mi è stato possibile, le amo tantissimo. Vi consiglio di fare un giro su ModCloth, trovate il link a queste scarpe, ma comunque vi porta anche al sito, perché veramente hanno un sacco di cose sfiziose particolari, e tra l'altro da quando hanno riaperto sull'Europa hanno le spese doganali incluse, mentre prima pagavo le spese doganali alla ricezione merce, sempre domandandomi e chissà quanto saranno. Stavolta non ho pagato niente, la merce è arrivata nel giro di 10 giorni lavorativi, 2 settimane. Niente da dire, la bellezza e la felicità mi verrebbe da aggiungere. Per quel che riguarda invece gli accessori per capelli, da quando li ho tagliati sono in fissa con le mollette, e infatti da H&M ho trovato queste e le ho prese, non so se le vedete, in verde e blu e in color tartaruga. Costavano relativamente poco, ovviamente non rimembro il prezzo esatto, ma le amo tantissimo. Tra l'altro è un po' che questo genere di accessorio per capelli è discretamente di moda, cioè quest'anno tutti pieni di robe in testa. Io niente, arrivo adesso, eccomi, meglio tardi che mai.
Se vi piace il genere, queste le trovo molto comode, carucce, ma senza essere eccessive. E poi H&M, prezzo ridotto e abbordabile a tutti. Bene, questo conclude la categoria accessori. Passerei alla categoria cura della pelle e poi me ne restano solo più due. Oggi attenzione, cura della pelle. Recentemente ho fatto un giro da Sephora qui in Italia, e specifico qui in Italia perché l'ultima volta che ho fatto un giro da Sephora in negozio ero in Francia a inizio vacanza quest'estate e ho scoperto un sacco di cosucce interessanti e soprattutto ho scoperto che uno dei brand che ultimamente mi aveva così incuriosito è presente con nuovi prodotti che ignoravo. Sto parlando del brand Laneige. Avevo acquistato, forse già l'anno scorso, la loro maschera per le labbra, lip mask, comunque una sorta di balsamo labbra molto idratante che ho amato tantissimo nel corso di tutto l'inverno, l'ho utilizzato spesso e volentieri. Adesso ho preso 3 cosette, 2 sono finite dritte tra i preferiti, ma semplicemente perché la terza non ho ancora avuto modo di provarla. Sto parlando di questo che è un balsamo Lip Glowy Balm, quindi un balsamo idratante ma anche luminoso, è disponibile in 3, ma dico colorazioni, ma in realtà vi faccio vedere, non è che, cioè, lascia un velo di colore ma illumina le labbra e le idrata a fondo. Comunque l'ho preso nella non so come, nella fragranza, chiamiamola fragranza, non so mai come definire sta roba, frutti rossi, berry, ce ne sono altre 2 se non sbaglio, delle quali non ricordo il nome. Se cercate un balsamo caruccio, comodo, idratante, vi consiglio questo della Neige. Io non metto spesso rossetti, soprattutto da quando abbiamo la mascherina sempre addosso, ma un bel balsamo labbra invece male non fa. E poi ho preso, questa è la versione travel per testarla, la Water Sleeping Mask, ovvero una maschera per il viso idratante adatta a tutti i tipi di pelle, da tenere su, che non va risciacquata. Quindi la sera prima di andare a letto, invece di mettere la classica crema da sera, ogni tanto potete utilizzare questa, super idratante, e la mattina la pelle la sentivo proprio bella rilassata e liscia sta pelle, e quindi approvata, per me approvata. Anzi, quando finisco questa mi sa che ordino la full size, perché ogni tanto variare invece della classica crema idratante, una bella maschera di quelle che non vanno risciacquate la notte quando la pelle si rigenera, e dargli un aiuto in più non guasta. Io ecco, anche sì, grazie. E questo conclude la categoria cura della pelle. Vi dico già, non ho nulla per la categoria trucco, perché non ho acquistato nulla di nuovo, sto usando sempre le stesse cose. Shout out to palettina super colorful della NYX, che continuo a utilizzare praticamente ogni giorno, oggi così, trucco giallo, blu elettrico e verde. Ormai botte di vita, pem pem pem. Passiamo invece alla categoria libri, perché ho dei libri da consigliarvi nuovamente. Tensione. Ho usato il plurale perché in effetti questo mese ho una trilogia da consigliarvi, la trilogia IQ84 di Murakami, un libro, anzi una trilogia di libri non proprio recentissima, usciti nel 2009, 11 anni fa, ecco, sempre sul pezzo. Sono arrivata anch'io finalmente a leggerli e voglio essere onesta. Ho un rapporto con gli scrittori giapponesi un po' di amore e odio, perché se da una parte riescono spesso a proporci delle storie inusuali e affascinanti, dall'altra trovo che a volte abbiano uno stile un po' ostico, una scrittura molto asciutta, non tutti ovviamente quelli che mi è capitato di leggere, descrizioni a volte molto prolungate su particolari che all'apparenza sembrano insignificanti, insomma uno stile di scrittura spesso un po' diverso da quello a cui siamo abituati noi occidentali.
In realtà, infatti, questa trilogia l'ha acquistata mio marito, che invece è più addentro e più appassionato di cultura orientale, e poi però è finita a me e devo dire l'ho amata follemente. Raccontarvi la trama di IQ84 è molto complicato perché si tratta a tutti gli effetti di una storia surreale e molto fuori dagli schemi, una storia all'apparenza improbabile, impossibile, inconcepibile, che Murakami però riesce in qualche modo a rendere accettabile al lettore. La trilogia racconta attraverso gli occhi dei due protagonisti principali, Tengo e Aomame, una storia bizzarra che ha a che fare con un libro, La crisalide d'Aria, scritto da questa giovane 17enne, senza esperienze precedenti ovviamente di scrittura e tra l'altro dislessica, ma questi sono solo piccoli dettagli che ruotano attorno a una trama molto complessa che poco alla volta e sempre più ci trascina in un universo parallelo. La storia è ambientata nel Giappone del 1984, ma appunto i personaggi, a partire da Omame ma poi anche tutti gli altri, sempre più vengono trascinati in un universo parallelo che la protagonista descriverà come IQ84. Se prima ero nel 1984, adesso sono nel I?84. Un mondo in cui ci sono due lune, in cui esistono dei little people che fanno cose particolari. Peraltro anche la nostra protagonista ha tutta un background decisamente unico. Non vi racconto di più perché comunque è molto difficile rendere l'idea, ma ve lo consiglio perché appunto la storia è intrigante, la scrittura molto particolare, lo stile è quello di Murakami, asciutto ma con delle profondità inaspettate, ve lo consiglio fortemente. E passiamo adesso all'ultima categoria che cercherò di proporvi in modo veloce e indolore, la categoria delle serie TV. Era un po' che non ve la proponevo, è tornata. In realtà nel corso degli ultimi mesi, tenendo fede a quella che è un po' la mia indole, ho guardato tantissime serie TV, le nuove stagioni di Umbrella Academy, la nuova stagione di The Rain, la nuova stagione di 3%, insomma tutte le nuove stagioni che sono uscite me le sono guardate e le ho anche molto amate. Oggi però vorrei parlarvi di una serie che ho iniziato a vedere nel mese di settembre e che mi sono divorata. Sto parlando di The Boys su Amazon Prime, una serie abbastanza conosciuta, al momento ne parlano in molti, infatti io ho iniziato a vederla proprio così perché ne avevo sentito parlare. Che cos'è The Boys? The Boys parla di supereroi in modo assolutamente inusuale. Racconta infatti di un mondo in cui i supereroi sono reali e lavorano per questa multinazionale che ne cura l'aspetto mediatico, il merchandising, insomma i supereroi sono tipo star della Disney in un certo senso. Ma se normalmente siamo abituati a un concetto di supereroe buono, qui invece viene fuori proprio tutta la natura umana di questi supereroi che si trovano appunto ad avere a che fare con superpoteri e una fama sconfinata, e diciamo che i risvolti inquietanti, splatter e truculenti non si fanno mancare. In contrapposizione a questi supereroi ci sono invece un gruppo di appunto The Boys che in qualche modo cercano di combatterli e viene fuori tutto anche lì un universo di cose bizzarre e inquietanti. Insomma deve piacervi un po' il genere supereroi, ma non nella sua classica accezione, un po' tarantiniano mi verrebbe da dire, perché già la prima scena della prima stagione, prima puntata, prima stagione, un'esplosione di sangue ovunque, e quindi ecco, non è adatto agli stomaci delicati, mettiamo così. Se però invece amate le cose un po' truculente e particolari, ve lo consiglio, lo trovate su Amazon Prime.
Direi che per oggi non c'è altro, anche questa volta sono riuscita a parlare per tempo infinito, spero che siate ancora con me. Se avete resistito fino alla fine scrivetemelo nei commenti, gliel'ho fatta, a sto giro gliel'ho fatta e io vi vorrò molto molto bene. Vi ricordo ancora una volta prima di salutarvi che sul blog troverete la lista di tutti questi prodotti con link per saperne di più o anche acquistarli e di nuovo il link al mio post dedicato nella info box qui sotto oppure sulla i qui sopra la mia testa. Spero che il video vi sia piaciuto, come al solito, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto, amici cari, che aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Direi che per oggi non c'è altro, baci a stampo a tutti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!